Sai come si legge l'orologio in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi parliamo di un argomento veramente troppo importante. Lo devi conoscere, come leggere l'orologio, l'ora. Questo perché quando vieni in Italia sarà fondamentale conoscere questo argomento. Insomma, dovrai dire molto spesso che ore sono. Per esempio, se qualcuno ti ferma per strada e ti chiede l'ora, o per esempio se un tuo amico italiano ti chiede a che ora vi incontrerete, o se per esempio devi prenotare un ristorante o fissare l'appuntamento per qualcosa. Insomma, sono tantissime le occasioni in cui è importante saper dire l'ora. E poi pensaci, quante volte dici l'ora nella tua lingua ogni giorno? Insomma, vediamo come farlo in italiano. Però prima di iniziare voglio ricordarti che ho una bellissima newsletter e se ogni settimana vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per imparare e migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter. È facilissimo. Puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione o anche visitare il mio sito www.teacherstefano.com. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Benissimo, adesso iniziamo con la lezione di oggi e devi sapere che in Italia noi usiamo l'orologio a 24 ore. Quindi abbiamo dall'1 alle 12 e poi dalle 13 fino alle 24. L'orologio a 24 ore è molto usato in Italia, però chiaramente se io sto parlando con un mio amico e ci stiamo mettendo d'accordo per uscire stasera e io dico ci vediamo alle 9, chiaramente sono le 9 di sera e non le 9 di mattina, quindi molto spesso possiamo anche capire l'ora dal contesto. Però se vogliamo essere precisi possiamo usare queste espressioni: di mattina, per esempio 7 di mattina; di pomeriggio, per esempio 2 di pomeriggio; di sera, per esempio 10 di sera; e per finire di notte, che è molto importante, per esempio 2 di notte. Questo perché io so che in altre lingue come l'inglese l'1, le 2, le 3, che per noi sono di notte, per le persone che parlano inglese sono di mattina. In italiano abbiamo l'alternativa 2 del mattino, 3 del mattino, però non si usa così tanto. Forse magari alcuni italiani usano questa espressione. Io personalmente dico 2 di notte, 3 di notte, forse inizio a dire di mattina dalle 4, le 5. Però per me 2, 3, l'una è tutto di notte. Poi è anche molto importante sapere che c'è un'altra grande differenza tra l'orologio a 12 ore e l'orologio a 24 ore. Perché con l'orologio a 24 ore, o meglio, con i numeri che vanno da 13 fino a 24, non possiamo usare certe espressioni come è un quarto, è mezza, ma lo vediamo dopo. Prima di tutto, ovviamente, devi sapere come chiedere l'ora ed è molto facile. Abbiamo due modi: che ore sono o che ora è. Che ora è? Sono uguali, però forse che ore sono è un po' più comune. Poi, per dire l'ora, dobbiamo usare sempre il verbo essere nella terza persona plurale, loro, quindi sono, e l'articolo determinativo femminile plurale, quindi le. Questo perché le ore sono femminili e plurali. Per esempio, sono le 10. Sono le 10. Se vogliamo dire i minuti, basta aggiungere la parolina e poi il numero. Per esempio, sono le 10:15, sono le 10:15, sono le 10:30, sono le 10:30, o per finire, sono le 10:45. Sono le 10:45. Però possiamo anche usare delle espressioni specifiche per sostituire 15, 30 e 45. Infatti possiamo dire sono le 10:15, sono le 10:15,
sono le 10:30, sono le 10:30 e per finire sono le 11 meno un quarto, sono le 11 meno un quarto. In questo caso stiamo dicendo che mancano 15 minuti alle 11. Questo possiamo farlo anche con altri numeri, per esempio sono le 11 meno 10, sono le 11 meno 10 o sono le 11 meno 20, sono le 11 meno 20. Ci tengo a fare anche un piccolo appunto. Io sono abituato, anche per, non so, abitudine personale, a dire che sono le 10:30. In realtà potremmo anche usare lo stesso aggettivo, però al maschile, e dire che sono le 10:30. Tutti e due funzionano perfettamente. Ora però ricorda l'eccezione di cui abbiamo parlato prima. Infatti, quando noi abbiamo l'orologio a 24 ore, quindi i numeri dal 13 fino al 24, non possiamo usare le espressioni che abbiamo imparato prima. Quindi posso dire per esempio che sono le 16:15, ma non le 16:15. Posso dire le 16:30, ma non le 16:30. E per finire posso dire le 16:45, ma non le 17 meno un quarto. È chiaro? Questo è importante perché se lo dici suona un po' strano all'orecchio di un italiano. Se però vogliamo non chiedere l'ora, ma chiedere a che ora succede qualcosa, per esempio un evento, un appuntamento, possiamo dire a che ora. A che ora? Usiamo la preposizione a, per esempio, a che ora ci vediamo? A che ora ci vediamo? Nella risposta dobbiamo usare la preposizione a più l'articolo le. Per esempio, ci vediamo alle 2, ci vediamo alle 3:30 o ci vediamo alle 16:15. Ora ricorda queste eccezioni. La prima è che l'una, quindi 1, il numero 1, è sempre singolare e femminile. Infatti diciamo è luna, quindi usiamo il verbo essere singolare e anche l'articolo femminile singolare, oppure ci vediamo a luna, ci vediamo a luna. E poi ricorda anche che le espressioni mezzanotte e mezzogiorno richiedono la preposizione a senza l'articolo. Per esempio, è mezzogiorno, andiamo a pranzo. È mezzogiorno, andiamo a pranzo. Oppure a mezzanotte dormo profondamente. A mezzanotte dormo profondamente. E ora è arrivato il tuo momento. Scrivi qui sotto nei commenti che ore sono nel tuo paese, così che possiamo vedere se hai capito la lezione di oggi. E se hai altre domande, ovviamente fammele qui sotto nei commenti, e se la lezione ti è piaciuta e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo, davvero, quindi grazie mille, lascia mi piace. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai i video futuri. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!